benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di Classe Italiana e oggi vedremo insieme alcune regole della grammatica italiana. In particolare vedremo l'accordo dei pronomi diretti con il participio passato. Se state guardando questo video, forse conoscete già i pronomi diretti e se non li ricordate, proviamo a fare un piccolo riassunto veloce attraverso questo schema. Quali sono i pronomi diretti? Allora, vediamoli insieme. Sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. E quando si usano i pronomi diretti? Ricordiamo, i pronomi diretti servono per sostituire un nome che all'interno della frase ha funzioni di complemento oggetto diretto e sono sempre accompagnati a un verbo transitivo. Che cos'è un verbo transitivo? È un verbo che risponde alle domande chi o che cosa. Per esempio, il verbo mangiare è un verbo transitivo. Io dico, io mangio una mela. Che cosa mangio? Una mela. Dunque il verbo mangiare è transitivo. O ad esempio posso dire, io aspetto il mio amico Claudio. Chi aspetto? Il mio amico Claudio. Quindi il verbo aspettare è un verbo transitivo. Bene, ma l'argomento di oggi sono i pronomi che accordano con il participio passato. Vi siete ricordati quindi dei pronomi? Benissimo, avete un'ottima memoria. A differenza mia, che purtroppo dimentico spesso tante cose. Ad esempio mi capita di dimenticare dove ho messo le chiavi di casa. Oppure quando devo fare un viaggio mi dimentico di portare alcune cose fondamentali. Non ho messo in valigia qualcosa che veramente mi serve. A proposito di valigie e di viaggi, lo sapete che domani farò un viaggio con la mia amica Francesca? Eh sì, ho paura di dimenticare qualcosa. Ne approfitto per chiedere proprio un consiglio, un aiuto. Aspettate un attimo. Senti, Fra, sto finendo di preparare la valigia per domani. Voglio essere sicura di non aver dimenticato niente. Tu l'hai già preparata? Sì, l'ho preparata ieri sera, ma guarda, non devi prendere tante cose. Prendi dei vestiti più pesanti, perché a Firenze adesso è più freddo. Sì. Li ho presi, guarda, sono dei maglioni caldissimi. Bene, e l'ombrello, perché piove spesso in questo periodo. Sì, l'ho preso, però speriamo che non piova, perché io voglio camminare, girare per il centro. Allora, hai preso le scarpe da ginnastica comode? No, non le ho prese, ma ho preso un paio di stivali molto comodi. Bene. E poi, sorpresa, ho comprato anche una guida di Firenze. Può essere utile, no? Ma perché l'hai presa? Ormai con il cellulare troviamo tutte le informazioni, è un peso inutile. Vabbè, dai, una cosa importante invece, avete avvisato il proprietario del bed and breakfast che arriviamo dopo le 8? Guarda, l'ha avvisato mio marito. E voi avete stampato i biglietti del treno? No, non li abbiamo stampati, ma forse non occorre, vero? E la gatta? Come fate in questi giorni con la vostra gatta? Guarda, abbiamo risolto perché l'abbiamo portata dalla vicina di casa e sarà con lei qualche giorno. Perfetto, allora è tutto pronto, domani si parte? Si parte! Bene, adesso che la mia valigia è pronta, possiamo riprendere la lezione di oggi. Vediamo se siete stati attenti e vi ricordate che cosa ho messo in valigia. Fate un piccolo sforzo di memoria. Vediamo. Ho preso
l'ombrello? Sì, l'ho preso. Ho preso la guida turistica di Firenze? Sì, l'ho presa. Ho preso i vestiti pesanti? Sì, li ho presi. Ho preso le scarpe da ginnastica? No, non le ho prese. Bene, analizziamo le risposte. Avete notato che il participio passato termina sempre con una vocale diversa? E questo non è un po' strano? Eppure avete studiato che con il passato prossimo il participio passato non cambia, termina sempre con O, quando l'ausiliare è avere. Invece il participio passato cambia e può terminare con O, A, I, E, quando l'ausiliare è essere. Facciamo un esempio. Laura ha preso l'ombrello, oppure Laura e Francesca hanno preso l'ombrello. Come vedete, il participio passato non cambia. Ma se io dico Laura è andata a Firenze, oppure Laura e Francesca sono andate a Firenze, vedete che in questo caso il participio passato cambia e concorda con il soggetto. Invece, nelle risposte precedenti cambia ugualmente, anche se l'ausiliare che usiamo è il verbo avere. Come mai? È proprio l'argomento grammaticale di oggi, ovvero l'accordo del participio passato con i pronomi diretti. Ma attenzione, perché questa regola è valida soltanto per i pronomi diretti, ma non funziona con i pronomi indiretti, quindi ricordatelo bene. Ora ritorniamo alle mie risposte. Osserviamo quando io dico sì, l'ho preso, questo L apostrofo significa lo e si riferisce ad ombrello. Ecco perché il participio termina in O al maschile singolare, perché concorda con il pronome maschile singolare. Quando dico l'ho presa, in questo caso sto parlando della guida di Firenze, quindi questo L apostrofo significa la, che si riferisce alla guida di Firenze, e in questo caso il participio presa termina al femminile singolare, quindi con A. Quando io dico li ho presi, in questo caso il pronome li si riferisce ai vestiti pesanti e il participio termina con I, dunque al maschile plurale, concorda con li. L'ultima situazione è quando io dico le ho prese. Sto parlando delle scarpe da ginnastica, quindi il pronome le si riferisce alle scarpe da ginnastica, quindi al femminile plurale, e concorda con il participio prese che termina con e. Inoltre possiamo notare che i pronomi diretti lo e la si scrivono con l'apostrofo, quindi in questi esempi li abbiamo trovati con L apostrofo, mentre i pronomi diretti li e le vanno senza apostrofo, rimangono così, li e le. In tutti questi esempi noi abbiamo sempre visto i pronomi in terza persona, singolare o plurale, quindi lo, la, li e le. Ma cosa succede quando abbiamo i pronomi in prima persona, i pronomi diretti in prima persona o seconda persona, singolare o plurale? Ad esempio mi, ti, ci o vi. Bene, vi faccio vedere due frasi. Ad esempio, la frase numero 1 può essere: il proprietario del B&B ci ha contattato
per sapere l'orario di arrivo. La seconda frase è: il proprietario del B&B ci ha contattati per sapere l'orario di arrivo. Vedete, la differenza è nel participio. In un caso concorda con il pronome, nell'altro caso no. Perché? È possibile? Entrambe le soluzioni sono corrette. Posso decidere se far concordare pronome e participio oppure no, lasciare il participio invariato e quindi farlo terminare con O. Sono io a deciderlo. Mentre nel caso del pronome diretto in terza persona singolare e plurale è obbligatorio l'accordo con il participio. Bene, cari amici, adesso siamo arrivati alla conclusione della nostra lezione. Se vi è piaciuta la mia spiegazione, mettete un mi piace e iscrivetevi al nostro canale. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, Instagram e LinkedIn e visitate il nostro sito classe-italiana.com. Ricordatevi di attivare la campanellina per non perdere le prossime video lezioni. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto per le prossime lezioni. Ciao, da Laura di Classe Italiana.